Sarà capitato sicuramente a ciascuno di noi nella propria vita di immergersi in un compito e sentirsi totalmente assorbiti nel suo svolgimento, quasi ad essere catapultati in una dimensione parallela in cui il tempo non esiste più e il mondo circostante sembra scomparso. Nulla di strano, in psicologia questo fenomeno si chiama il flusso, flow in inglese, altrimenti detta transagonistica. Nel 1975 Mihaly Csikszentmihalyi ne concettualizzò il significato come uno stato psicologico soggettivo di massima positività e gratificazione che un soggetto può vivere durante lo svolgimento di un'attività e che induce una sensazione di completa immersione nel compito. Tutto nacque da uno studio compiuto sulla creatività umana, dove il pittore preso a soggetto dello studio lavorava ignorando la fame, la fatica e il disagio. Ne emerse un quadro nuovo e del tutto affascinante, in cui la motivazione nello svolgere un'attività ritenuta di un certo valore per il soggetto, i cosiddetti lavori che premiano da sé e per sé a prescindere dal prodotto finale o da eventuali rinforzi esterni, inducevano l'individuo a una estraneazione dal contesto e dal tempo fino al raggiungimento dell'obiettivo prestabilito. Come recitano i manuali moderni di psicologia, questa condizione è caratterizzata da un totale coinvolgimento dell'individuo, focalizzazione sull'obiettivo, motivazione intrinseca, positività e gratificazione nello svolgimento di un particolare compito. Si è cercato di comprendere la base neurofisiologica all'origine di questo meccanismo cognitivo e, secondo uno studio proprio di Csikszentmihalyi del 1956, si appurò che in ogni momento ciascun individuo riceve una grande quantità di informazioni provenienti dall'ambiente circostante, ma la mente può gestire solo un certo numero di dati alla volta, stimati in circa 126 bit al secondo. Una conversazione, ad esempio, pesa, come si usa dire, circa 40 bit, cioè un terzo della nostra capacità, e questo è il motivo per cui non è facile focalizzare l'attenzione su altre attività quando si sta tenendo un discorso e una conversazione. Per lo stesso motivo ogni individuo è in grado di decidere su cosa vuole concentrare la propria attenzione. Tuttavia, quando si è nel cosiddetto stato di flusso, si è completamente assorbiti nell'azione e senza prendere coscientemente una decisione si perde la consapevolezza di tutte le altre realtà, come il tempo, le persone, ogni forma di distrazione e persino delle stesse esigenze fisiologiche. Ciò si verifica perché tutta la nostra attenzione è focalizzata e occupata da una particolare azione e quindi dei precedenti 126 bit non resta alcuno spazio per altre attività. Il nostro sistema nervoso, quando è completamente immerso in qualcosa, non ha abbastanza attenzione per pensare ad altro, al tempo, al proprio corpo, alla stanchezza e anche ai problemi. Il nostro corpo scompare, la nostra identità sparisce dalla sua coscienza, perché non abbiamo abbastanza attenzione per fare qualcosa con molta concentrazione e allo stesso tempo sentire di esistere. Pertanto l'esistenza è temporaneamente sospesa. Scientificamente si chiama ipofrontalità transitoria. In stato di flow si disattiva parte della corteccia prefrontale, mentre sembra attivarsi il cosiddetto locus ceruleus, che sembra essere superattivo e attivato da questa sorta di estasi che il soggetto vive. Studi dell'Harvard Business School hanno scoperto che nello stato di flusso aumenta notevolmente la nostra creatività e tale effetto continua anche nei giorni successivi, tenendo vivo il nostro pensiero creativo. In sostanza, lo stato di flow ci allena ad essere più creativi. La corteccia prefrontale dorsolaterale è l'area del cervello dedita all'autocontrollo ed invia i segnali del dubbio e del disprezzo. In pratica è quello che potremmo definire il criticone all'interno della nostra mente.
Durante il flusso, però, questa parte del cervello si placa. Con quest'area disattivata diventiamo meno critici e più coraggiosi ed aumenta la nostra capacità di immaginare nuove possibilità. Nel flow poi il cervello viene inondato da grandi quantità di dopamina, endorfine, serotonina e noradrenalina. Tutte queste sostanze sono responsabili dell'aumento delle nostre prestazioni e ovviamente impattano notevolmente sulla creatività. Sia la noradrenalina che la dopamina aumentano anche la concentrazione ed aumentano anche la nostra capacità di immaginare, di collegare le idee in nuovi modi e di sviluppare il pensiero laterale. Csikszentmihalyi è stato il primo occidentale a descrivere questo processo psicologico, ma come lui stesso affermò, non è stato il primo a definirlo. Se osserviamo il mondo orientale, come facciamo da molti anni, per millenni devoti di religioni come l'induismo, il buddismo, il taoismo hanno perseguito il superamento della dualità tra mente e corpo come elemento centrale dello sviluppo spirituale, sviluppando una serie di pratiche e anche teorie per il superamento di tale dualità attraverso la pratica meditativa, religiosa e spirituale. I praticanti di varie scuole di buddismo zen, ad esempio, applicano concetti molto simili a quello del flusso nella pratica della loro meditazione, ma lo stesso può essere definito anche per discipline come l'aikido, l'aijutsu, il kendo e moltissime altre arti marziali. Nella tradizione yoga si fa ad esempio riferimento allo stato di flusso, per esempio per quanto riguarda la pratica dello samyama, ovvero la focalizzazione della psiche sull'oggetto della meditazione. Lo stesso concetto può essere esteso a qualsiasi altra attività, dallo sport allo studio fino ad arrivare alla produzione artistica. Sono stati svolti molti studi che dimostrano la possibilità di vivere l'esperienza del flow praticamente in tutti i settori, come ad esempio nell'arte e nella scienza, nelle esperienze estetiche e nello sport, nella scrittura e molti altri ancora. All'interno dello stesso concetto, inoltre, ricade ciò che da sempre è stato definito estro creativo e intuito creativo, in quanto è proprio in questo momento di totale compenetrazione nell'oggetto target della nostra attenzione che si situano meccanismi in grado di far emergere le migliori idee e le risposte più interessanti. Fuori da ogni dubbio, quando un soggetto è nel flusso, le ricerche dimostrano come l'individuo funzioni al pieno delle sue capacità. La capacità di cogliere e sfruttare questi momenti porta all'attivazione e allo sviluppo di capacità personali, nonché alla possibilità di poter vivere uno stato di benessere generale collegato a forti emozioni positive e a un senso di autostima e creatività. Di non minore importanza, coloro che riescono e imparano a gestire uno stato di flusso sviluppano molta più resilienza nelle situazioni difficili, riescono quindi a sopportare meglio lo stress e il dolore, senza negarlo ma passandoci attraverso.